Ciao ragazzi, sono Elissa e oggi sono con Davide di Podcast Italiano. il famoso Davide, che comunque sicuramente conoscete. Il 20° video che facciamo, credo che ormai ci conosciate. Invece questa volta è Fano. Oggi parliamo dell'edizione, perché ricevo tanti commenti, tante persone dicono che ho un'edizione perfetta, che comunque io non sono d'accordo. Apprezzo il complimento, ma comunque oggi vediamo quanto è buona la mia edizione, quanto sono accurata con la mia edizione, perché io non lo so, vedremo. Voglio solo fare una premessa prima di iniziare e voglio dire che il tuo accento è perfetto così com'è. Oh. Nel senso che è un accento regionale del posto in cui vivi, Sì. delle persone che ti sono care. E secondo me è una bella cosa perché assorbi l'accento delle persone che ti sono vicine e non devi cambiarlo. No, Non però è devi interessante. assolutamente cambiarlo come magari qualcuno ti scrive. Però penso sia divertente magari vedere se tu sicuramente sei capace, ma se ti rendi conto anche di quali parole hanno una pronuncia diversa nella dizione, la pronuncia standard dell'italiano. Se volete dare un sostegno al mio canale potete iscrivervi su Patreon per darvi un aiuto, per vedere tanti contenuti esclusivi. Hai detto esclusivi? Esclusivi? Sì, io direi così. Sì, me l'hai detto, sì. Sì, perché molto più exclusive facile. in inglese. Sì. Esclusivi. Mi Interessante. dimentico sempre. Diciamo della esempio mia numero 1. dizione non perfetta. Mi stai mettendo in difficoltà. Useremo un testo che si chiama La tramontana e il sole, è una favola di Esopo ed è un testo usato anche in altre lingue per vedere le differenze di pronuncia. Magari prima ci leggi come tu lo leggeresti con la tua pronuncia, poi vediamo che cosa secondo te va cambiato. Ho paura. Quindi inizia pure. Già la seconda parola. Allora, si bisticciavano. Cioè litigavano. Ah, ok, non lo sapevo. Si bisticciavano un giorno il vento della tramontana e il sole. Tramontana. Fermiamoci qui, ok? Per fare pezzo per pezzo. Sì. Ok. Si bisticciavano un giorno il vento della perché faccio fatica con questa parola? Tramontana e il sole. Ok, non sono parole comuni perché è una favola, Sì, ma comunque. Come leggi questa? Vento o della? Tu dici della? Dici non lo so. O della o della? Oddio, forse del. Del? Mi sa di sì, adesso. Marchigiano, tu come diresti? Della, lui dice della. Adesso non so se è un caso. Devi sentirti negli altri video come lo dici di solito. Sì. Ok, quindi questa è una tua cosa. Sì, non è vabbè. una cosa. Comunque sì, è l'unica cosa che ho notato. In realtà il resto era tutto abbastanza standard. L'unica cosa, la tua c è un po' più c, si bisticcia, cia. Ah. Questa è una caratteristica del nord in generale, si bisticcia. Ah, un po' più Cia. forte. Cia. E ti aiuta anche a fare questo arrotondamento. Bisticcia. Ecco, questo è più. Bisticciavano. Sì, ma la tua C va benissimo così sì, com'è. no, però è interessante. senti la differenza tra si bisticcia e cia. Si bisticciavano. Esatto. Un giorno il vento della tramontana e il sole. Perfetto. L'uno pretendendo d'essere più forte dell'altro. Quando. Cosa sono queste parole? Allora, quando videro un viaggiatore che veniva innanzi. Che avanzava, no? Che ok. Avvolto nel mantello. Sai cos'è un mantello? Non è tipo un. Cloak, no? Sì. Il mantello dell'invisibilità. Sì, esatto, pensavo quello. Ok, vabbè, a parte le parole che non conosci. Sì. Però, ok, rileggimi questa. L'uno pretendendo di essere più forte dell'altro. Quindi dici pretendendo. Pretendendo. Il gerundio lo leggi endo. Quindi tu diresti facendo. Cosa stai facendo? No, io uso la E aperta di solito. Cosa stai facendo? Sì. Ok. Non so perché qui non ho detto in modo diverso. Pretendendo. Tu diresti? Pretendendo. Quindi aperta. Sì. Ok, quindi. Forse perché ci sto pensando. Non ho idea. Pretendendo è uguale. L'uno non pretendendo cambia. di essere più forte dell'altro.
quando videro un viaggiatore che veniva innanzi, avvolto nel mantello. Allora, qua c'è un fenomeno curioso. Hai mai sentito parlare, da questo pedante, di raddoppiamento fonosintattico? Ci sono alcune parole, per esempio le parole che hanno l'accento sull'ultima vocale, più, che causano in italiano standard, ma anche in tutto il centro e tutto il sud Italia, il raddoppiamento della prima consonante dopo. E questa è una cosa standard, per quanto al nord magari storciamo il naso perché ci sembra sbagliata. Quindi sarebbe d'essere più forte, non più forte, ma più forte. Dovevo esagerare di più. Sì. Più forte. Esatto. L'uno pretendendo d'essere più forte dell'altro, quando videro un viaggiatore che veniva innanzi, avvolto nel mantello. Esatto. Questo è un caso in cui si fa, ma ci sono anche altre parole, di solito monosillabi, parole di una sola sillaba, come anche che. È uno impara di solito. Che causa la stessa cosa, quindi... sì? Quindi che veniva. Senti la differenza? Sì. Uh-huh. L'uno pretendendo ad essere più forte dell'altro, quando videro un viaggiatore L'uno pretendendo ad essere più forte dell'altro, quando videro un viaggiatore che veniva innanzi avvolto nel mantello. Sì, Madonna, tutte le doppie! Io metterei l'accento su innanzi. Che veniva innanzi. Che veniva innanzi. Riprova? Che veniva innanzi. Adesso ti sei incartata su veniva. Porca! Che veniva innanzi. Sì, meglio. Ok. Vedi anche veniva innanzi, ma veniva innanzi. Lo dici già bene naturalmente. Veniva in... Veniva Esatto, non innanzi. dici veniva innanzi, ma è un'unica sillaba, va in. Sì, che veniva in, sì. Questo è un fenomeno tipico, veniva innanzi, quindi una sillaba in meno di quante sono realmente se conti tutte le sillabe. Sì. Ok, avvolto nel mantello, va bene. Ok. Sta andando molto bene. Oddio. Non abbiamo cambiato troppe cose finora. Andiamo avanti. La prima volta è sempre difficile perché sono parole un po' così. I due litiganti. Sì, le due persone che litigano. Litiganti decisero allora. Decisero allora che sarebbe ritenuto più forte chi fosse riuscito a levare il mantello al viaggiatore. Allora, i due litiganti decisero allora che sarebbe ritenuto più forte chi fosse riuscito a levare il mantello al viaggiatore. Ok, allora, il raddoppiamento che ti dicevo avviene dopo che... Forse l'hai fatto. Non mi sa di no. Avviene anche dopo più l'hai fatto, è più facile perché vedi l'accento. Sì. Anche dopo chi. Chi e fosse. Anche dopo a. Madonna! Sono tante parole di una sillaba, no? Tante preposizioni. Quindi abbiamo che sarebbe, chi fosse, allevare e basta. Queste qua. Wow. Quindi sì. Quindi che sarebbe più forte chi fosse allevare. Esatto. Allora ti dico anche un'altra cosa, poi mi leggi tutto insieme. Sì. Come leggi questa parola? Allora, riuscito? Sì. Come leggi la sh? In che senso? Riuscito. Ok. Sai che in italiano standard sarebbe doppia, come se fosse lunga? Quindi prendiamo una parola come... Thigh. Come lo dici? Sai la parola thigh in italiano? Aspetta. Cosce. Ok, dimmelo di nuovo. Cosce. Dici cosce. Cosce. Ok, sarebbe cosce. Coscia. Lungo. Cosce. Adesso lo esagero. E coscia. Quindi è uno di questi suoni che sono z, z, sh, gl, gn, che sono sempre, in italiano, ripeto, standard, sono sempre... Sempre, anche se all'inizio lunghi. Di una Ti parola, faccio un esempio. Tipo scemo. No, all'inizio no, realmente no. Ok. Poi se vuoi andare proprio nei dettagli magari un pochino diverso, ma non importa. Sì. Tra due vocali. Lo scemo, oppure coscia, lo sciatore, eccetera. Lo stesso anche con la gn, ragno. Tu come dici ragno? No, ragno. Ragno. Lo fai lungo? Penso di sì. Ok.
è anche quello che dicevi prima, è grazie, Grazie. con la Z anche sonora, quindi lo zio o lo zio, anche lì Sì. nella dizione Dipende, tradizionale sarebbe zio, però sì. in Io ogni non caso dico così. in ogni caso lo zio o lo zio lungo. Sì. I due litiganti decisero allora che sarebbe Sarebbe Sarebbe. aperta in sì. A Roma dicono sarebbe, ma Sarebbe. I due standard. litiganti decisero allora che sarebbe ritenuto. Sarebbe. I due litiganti decisero allora che sarebbe ritenuto più forte chi fosse riuscito a levare il mantello al viaggiatore. Brava, bravissima. L'unica cosa adesso hai detto chi fosse riuscito, però non è naturale come accentazione, perché dici chi fosse riuscito, non chi fosse riuscito. Ok, sì. Però perché mi adesso sto perché ti concentrando concentri molto, su tutti i sì, raddoppiamenti e metti certo. anche l'accento tonico che c'è di frase che non serve. Però Sì. comunque perfetto il resto. Il vento di tramontana cominciò a soffiare con violenza, ma più soffiava, più il viaggiatore si stringeva nel mantello, tanto che alla fine il povero vento dovette desistere dal suo proposito. In questo testo non ci sono troppe vocali aperte, chiuse aperte che sbagli, sai? Cioè che Meglio così. Che sbagli. Il vento di tramontana cominciò a soffiare con violenza, ma più soffiava, più il viaggiatore si stringeva nel mantello, tanto che alla fine il povero vento dovette desistere dal suo proposito. Sì, francamente mi sembra perfetta. Ripetimi solo questo. Cominciò? Queste 3 parole. Cominciò a soffiare. Sì, la S Cominciò di a soffiare soffiare. è lunga. Cominciò a soffiare. Cominciò a soffiare. Perfetto, sentite come dice bene le vocali. Cominciò a soffiare. Sì, cominciò a soffiare. Fondendole in una sillaba. Perfetto. Sì, perché cominciò, perché tanto deve essere alla fine, la A è meno importante. Esatto, diciamo. cominciò a soffiare. Ma facciamo la stessa cosa in inglese. Ovviamente le vocali sono diverse, ma il concetto è lo stesso. Mhm. Questo come l'hai detto? Più soffiava, l'hai detto Più bene, soffiava, sì. più il viaggiatore si stringeva nel mantello, tanto che alla fine il povero vento dovette Tu dici vento. Vento? Ok, era un po' a metà. Era una via di mezzo, lo so. Sì, il sì. povero vento dovette desistere dal suo proposito. Bene. Il sole allora si mostrò nel cielo. Ecco, questa è la prima. Io dico cielo, però cielo. La prima in tutto il testo, in realtà, quindi. Perché le altre magari sono indecisa, non so, su cielo so che dico perché dire cielo mi sembra, non so, mi sembra strano, non lo so, te dici cielo o cielo? Cielo. Ma nel nord è la pronuncia più comune, quella Sì. chiusa, cielo. Mi sembra strano, invece le altre parole Al dico nord vabbè. generalmente in una sillaba aperta, la E è chiusa. Sì. Cielo. Il sole allora si mostrò nel cielo e poco dopo, perché Sì. io dico dopo, te cosa dici? Dopo. Te usi la O chiusa? Dopo vengo da te. A Roma Non so. dicono dopo. Io non so. Poco dopo. Anche la E causa raddoppiamento della P. Ah sì? Sì, io e te, per esempio. Io e lui. Questo è difficile. Sì. Quindi è poco dopo. Come si fa a recitare in un film? Con pratica. Oddio. E poco dopo il viaggiatore che sentiva caldo Bene. si tolse il mantello. Allora il sole allora si mostrò nel cielo e poco dopo il viaggiatore che sentiva caldo si tolse il mantello. Mhm. E la tramontana fu costretta. Ok, quindi anche dopo Tramontana. E dopo fu. E la tramontana fu costretta Mhm. così a riconoscere. Anche dopo A. Ah! Ok, poi magari un doppiatore non li fa sempre tutti. Sì, però la regola Però la regola sarebbe: e la tramontana fu costretta così a riconoscere che il sole era più forte di lei. Hai sentito che li ho fatti? Sì. Poi magari non li fanno sempre tutti. Sì. Allora, e la tramontana fu costretta così a riconoscere. Così a riconoscere
Madonna. Però la sh di riconoscere è lunga. Riconoscere. Madonna mia, come si fa a parlare così? Allora, e la tramontana fu costretta così a riconoscere Bene. che il sole, devo usare le mani perché aiuta, Cazzo. che il sole era più forte di lei. Bene. Applauso. Oh, Dai, te la sei cavata molto bene. sono distrutta. Bisogna dire che in questo testo non c'erano troppe E, che sono quelle... No, è vero. Se vuoi puoi trovare una cosa corta, non so, Sì. qualcos'altro, giusto per... Vediamo l'inizio di Harry Potter. Harry Potter. È il mio. Oddio. Comunque te la che sei cavata bello. bene, ma non avevo dubbi perché con gli accenti sei molto brava. Yay, che Quindi- bello. Vabbè, comunque non ho un'edizione perfetta, perché poi devo dire tutte queste doppie e poi ragazzi, io sbaglio in italiano, non sono perfetta, dai. Sì, ma quello non è importante. Come Sì. diceva il tuo accento regionale, va benissimo. Ma già il fatto Ti puoi di integrare avere nelle... un accento regionale, ma tanto già questo è un Certo. complimento. Nel senso, O se un non... complimento, forse. Complimento. È molto divertente, non, come dire, Parlerò? non è che parlerò in questo modo, anche No. perché è difficile, però... Però magari inizi a notare, se senti questo modo di parlare nei film. Sì, però è divertente. Inizi a sentire tutti questi raddoppiamenti. Cioè, Sì. io quando ho scoperto questa caratteristica dell'italiano standard, ho iniziato a sentirli. Prima Sì. proprio non li sentivo. No, adesso li Poi ho sentirò iniziato di a più, sentire adesso io che me l'hai e te, fatto ma che notare. vuoi? Ma che Sì. dici? E sì, la senti quando te la fanno notare. Sì. Che bello. Questo è tutto, io mi sono divertita. Grazie ancora Anch'io. Davide. Figurati, un piacere. Spero che sia stato interessante anche per voi. Ancora vi ricordo, se volete iscrivervi su Patreon, sarei felice per il resto della mia vita. Quindi è qui, nella descrizione. Scrivete. Esatto. Lasciate un bel mi piace, ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. La campanella. Esatto, quello. E basta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.